Eccomi qua, salve salve, sono Shams e questa è la seconda parte del video per la luna nuova in Leone, per i segni dalla Libra, dalla Bilancia ai Pesci. Abbiamo le previsioni per questa nuova luna in Leone e vediamo che cosa porta questa luna per la Bilancia, le mie Libra. La Bilancia ha una ricerca perché c'è un modo di cambiare, dovete cambiare modo di vedere le cose, ci sono nuove possibilità, nuove chance, dovete vederle in maniera diversa e dovete iniziare a vedere le cose veramente diversamente. Vedete, sono sotto la mia palma da dattero. Allora, qui c'è proprio veramente una grande visione di un nuovo piano, di qualcosa che volete creare nella vostra vita che va curato, qualcosa che dovete, per manifestarlo, dovete camminare per riuscire ad arrivarci. Quindi curate questo piano, abbiate questo piano ben preciso davanti a voi, ma vi è richiesto veramente una connessione con il vostro cuore totale, quindi smettetela di difendervi, smettetela di smettete di rimanere nel sì, ok, va bene, no, dovete aprire quel cuore, è il momento proprio di manifestare quel cuore, è il momento proprio di fare un grandissimo cambio e di imparare a rimanere nel centro, assolutamente. Si apre veramente un qualcosa di nuova strada dove potete camminare comodamente, ma vi è veramente richiesto di portare un grandissimo equilibrio nelle vostre basi e questo perché? Perché dovete manifestare il vostro sogno. Se volete manifestare il vostro sogno vi è veramente richiesto di portare quelle basi ben solide, perché il vostro nuovo sogno, che è qualcosa di veramente molto intimo che avete dentro di voi, Bilance, è giunto il momento veramente di manifestarlo per quello che è. Quindi per favore centratevi e abbiate il coraggio di muovervi in quel mood, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per voi. Guardate, c'è una grandissima leggerezza, c'è come se vi liberaste da prigioni che vi tengono prigionieri da moltissimo tempo. Quindi lasciatevi aprire, lasciatevi andare veramente. E c'è proprio come una grandissima riuscita, una grandissima unione in armonia. Ci sarà anche un incontro di amore, un incontro del cuore che vi toccherà profondamente. Non preoccupatevi se ci sono persone che lavorano contro di voi, siate assolutamente tranquilli e lasciate che queste cose si mostrino, però lasciatele come andare, non prendetele come cose pesanti sulle vostre spalle come dei macigni, cioè andate veramente avanti, rimanete in quello che veramente sentite di quell'amore e non rimanete e toglietevi le maschere. E date il permesso anche alle persone che incontrate, veramente, alle persone che saranno nella vostra vita in questo momento, di lasciare che si tolgono quella maschera da sole, che lasciare che si mostrino da soli. Ci sarà qualcosa che vi darà fastidio sicuramente, che non sarà come voi volete, ma veramente abbiate veramente il coraggio di fare in modo che si rompano questa costruzione che c'è intorno, questo recinto che possa cadere affinché quella verità possa veramente venire fuori, ok? Quindi c'è proprio una liberazione, quindi lasciate che tutto si mostri, ok? Allora, vediamo un attimo che sono gli aiuti per la Bilancia. E per la Bilancia è proprio l'archetipo dell'acqua, vedete? Il Nilo, il meraviglioso Nilo, quindi l'armonia, fate ritornare l'armonia nella vostra vita,
fate in modo che quell'armonia si possa rimanifestare nella vostra vita e siate proprio leggeri, fluite con le emozioni, lasciate che quelle emozioni possano veramente fluire dentro di voi senza assolutamente nessun problema, ok? Lasciate andare con le emozioni. E guardate, il guerriero, quindi portate la vostra voce nel mondo e fidatevi di voi e lasciate veramente che quella voce possa volare nel mondo e che quella spada, quella grande verità che voi portate veramente si possa veramente manifestare. Quindi siate veramente voi stessi, lasciate che tutto questo si muova nel mondo, ok? Lasciatevi essere, vi viene da dirvi, lasciatevi essere nel mondo. Grazie Bilance. E ora Scorpione, Scorpio, super Scorpio. Andiamo per i miei amati Scorpio. Lo Scorpione deve fidarsi totalmente e veramente fare un atto di fede verso la propria verità, verso quello che porta, verso quello che vuole, e deve camminare veramente molto dritto e molto fiero in quella strada senza lasciarti portare fuori, e ci saranno dei modi di vedere le cose che cambieranno totalmente, ma vi renderete anche conto che siete all'entrata di un grande portale, all'entrata di un grande passaggio, quindi lasciate che quel passaggio si possa manifestare, ok? Il vostro sogno che viene dal profondo del vostro cuore va portato in armonia, va portato in balance. Bisogna non avere paura che quel sogno esca, e bisogna non avere paura che quell'armonia possa essere ristabilita, quindi rimanete canali, rimanete in ricezione, guardate le cose come si mostrano, ma fidatevi di quel sogno ha bisogno di uscire e veramente di essere portato sotto la luce del leone, e c'è un cambio che vi richiede il coraggio di camminare nella nuova strada. Ci vuole coraggio per camminare la nuova strada, non perché sia difficile, no, ma semplicemente perché quella strada dove voi iniziate a camminare ora è esattamente la vostra, ed è una strada che avete sempre, come da bravi Scorpio, tenuta nascosta dentro di voi. Invece in questo momento vi si chiede di uscire totalmente e mostrarla al mondo. Mostratevi, mostrate le vostre opinioni, mostrate quello che state facendo, mostrate quello che volete fare nella vostra verità, fidandovi solo e assolutamente di voi stessi, siate leali solo ed esclusivamente con voi stessi, ok? Andiamo. Ci sono persone che sembrano non avere la vostra stessa opinione, ma non crucciatevi, state nella vostra verità, perché queste persone vi mostrano un'altra parte che non è più la vostra, è una parte vecchia, quindi andate oltre, proseguite quel cammino, ok? E fidatevi di quello che vi si mostra, ci saranno incontri, ci saranno cose che vi verranno dette e che conoscerete, verrete a conoscenza, che saranno molto importanti, forse vi faranno venire un attimo di scoramento, cioè nel senso che vi sentite un pochino abbattuti, ma vi renderete conto di quanto queste cose vi porteranno alla riuscita, di quanto questi presunti nemici invece saranno con voi, ok? Perché quando vi scoprirete veramente la faccia di questi presunti nemici, voi capirete che avrete proprio la riuscita nelle vostre mani, tutto è nelle vostre mani. E ci saranno persone importanti che arriveranno nella vostra vita, persone che hanno un certo peso, persone veramente giuste, persone non importanti perché sono importanti, ma persone che sanno come muoversi, no? E
e ci saranno degli incontri, quindi non fatevi prendere assolutamente prigionieri da tutto questo, ma proseguite nel vostro cammino, ok? Vediamo quali sono gli aiuti per lo Scorpione. La Deamat, la verità. Voi dovete soltanto stare nella verità, voi dovete semplicemente stare, vedete, lei porta la piuma e il cuore, quindi è l'ordine cosmico tra il cielo e la terra, quindi rimanete veramente nella vostra verità, portate solo la vostra, non preoccupatevi di cosa vogliono gli altri da voi, su voi che cosa volete da voi stessi. Questa è la cosa più importante che dovete fare, ok? E lasciate andare proprio, portate quella verità e lasciate andare tutto, mollate quelle corde, lasciate che tutto questo si manifesti, siate liberi da tutto quello che era, quello che vi teneva prigioniero nel passato, siate semplicemente voi stessi, ok? Bene, Sagittario. Comincia a essere un po' buio, non so se mi vedete, ma è lo stesso, mi sentite. Mi piace molto diventare invisibile e vedermi di meno, ma ascoltare la mia voce, così non siete distratti. Sentite la meraviglia, questo è il momento delle preghiere, proprio per il Sagittario, la connessione con Dio, vedete. Il Sagittario deve camminare leggermente sulla sua strada e deve veramente camminare su qualcosa di nuovo, permettersi di fare un cambiamento e permettersi di riconoscersi per quello che è ora, ok? Proprio c'è il vostro sogno, quello che avete sempre desiderato quando eravate bambini, che sta manifestando con un grande cambiamento, un cambiamento che richiede il coraggio di manifestare la propria visione, manifestare ciò che sentite, manifestare come lo volete voi. Quindi andate oltre, ok? Andate veramente oltre e proseguite. E proprio c'è una ricerca per questo nuovo cammino, questa nuova strada che si mostra per voi, e vediamo se riesco a mettere un pochino, ecco, un pochino di luce, così magari mi vedete meglio. Pop. Ok, la strega bacheca, come dice mia figlia, e dovete fare proprio una ricerca su chi siete voi. E questa strada che vi si mostra davanti è una nuova chiamata, è una chiamata molto importante, è una chiamata che vi porta su una strada che è una strada di verità, quindi dovete assolutamente camminare in quella strada di assoluta verità per voi stessi, ok? Quindi andate oltre, andate avanti. Vediamo qui altri messaggi per il Sagittario. C'è una riuscita proprio, una grande riuscita che arriva nella vostra vita, Sagittario, veramente fidatevi per favore di voi, c'è proprio armonia che arriva nella vostra vita, ci sono persone che arrivano da voi proprio per portare nuove conoscenze, nuove aperture, nuove collaborazioni e c'è una grande, proprio dovete camminare con una grandissima leggerezza. Certo non è tutto semplice, sarà qualche ostacolino da dover superare per manifestare ciò che volete, ma fidatevi per favore di questo, di quello che vi arriva, perché non sentitevi che c'è qualcuno che vi blocca, non c'è nessuno che vi blocca, andate oltre e camminate, perché troverete una grande allegria, una grande leggerezza, qualcosa veramente che vi farà stare molto bene, e quindi fidatevi e camminate su quella strada. Vediamo quali sono gli aiuti per il Sagittario. Vedete, Sagittario deve trovare i 5 elementi, deve farsi aiutare dai 5 elementi, come lo sciamano, i 5 elementi. Portateli nella vostra vita affinché questi 5 elementi
si possano unire dentro di voi e possano essere manifestati da dentro di voi. Vediamo con le carte del Sole e della Luna. Onorare, guardate che meraviglia, i 5 elementi che dovete trovare, li portate nella vostra vita affinché possano portare quell'equilibrio, quell'abbondanza, quella connessione che voi avete, ma questi 5 elementi richiedono di onorare tutto quello che avete, onorare la vostra nuova vita, onorare quello che vi arriva, onorare le vostre connessioni, onorare chi siete voi, onoratevi, ok? Bellissime, 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 grazie Sagittario. E ora andiamo a vedere invece il nostro Capricorno. Cosa porta questa luna in Leone per il Capricorno? Capricorno, qui c'è una grandissima chiamata, c'è qualcosa che vuole essere messo nel mondo e deve essere veramente messo velocemente, un progetto che è pronto e va manifestato, ok? Voi dovete fidarvi di voi, fidarvi della strada che vi si mostra, vedere bene dove mettere quei piedi, cioè appoggiare quei piedi veramente molto bene e avere quella visione che già avete, rispettate quella visione che avete, abbiate il coraggio di lasciare andare delle cose proprio perché dovete rinnovarvi. E quello che vi è richiesto è proprio un grandissimo coraggio, un coraggio di camminare su nuove strade, su strade dove non vi serve niente, su strade dove voi siete leggeri, dove voi portate la vostra parola in tutto il mondo, dove portate intorno a voi, nella vostra famiglia, nei vostri amici e nel nuovo progetto, perché quello che mi arriva molto è un progetto nuovo che vi sta arrivando e dovete veramente averne cura di questo nuovo progetto, ok? Molto molto importante. Guardate, c'è proprio una riuscita, anche una riuscita proprio con un incontro, ci sarà anche un incontro personale vostro che arriverà. Non state attenti ai vostri soldi, cioè valutate bene le cose che dovete fare, c'è proprio un cambiamento in quello che dovete fare, quindi prendetevi il tempo e valutate le cose con le persone di ciò che dovete manifestare, ma quel cambio è già qui e c'è anche un cambio che riguarda il vostro cuore, un cuore che è stato probabilmente ferito, un cuore che ha sofferto molto in passato, ma che è giunto il momento di portare in armonia ora. E vi renderete conto proprio perché riuscirete a passare proprio quel portale e riconoscerete le persone che vi hanno tradito, che vi hanno portato fuori fase e proprio perché le riconoscerete, capirete qual è la strada in cui voi volete camminare e troverete proprio la vostra via, troverete proprio la vostra riuscita. Sarà veramente un momento in cui troverete quel miele che ritorna a scendere nella vostra vita. Vediamo quali sono gli helper. Guardate, avete l'aiuto di Tot, quindi avete l'aiuto della grande conoscenza, avete l'aiuto dell'illuminazione, della comunicazione che arriva da voi, sarete assolutamente centrati, quindi non fermatevi nei vecchi dolori che sono stati nella vostra vita, ma andate oltre, passate oltre, ok? E fidatevi del destino, fidatevi di che quello che vi sta aspettando, fidatevi che c'è un cammino che forse vi ha portato nel passare in strade che non sono state facili, ma fidatevi di questo grande disegno che si chiama destino. Fidatevi di voi e fate le vostre scelte perché voi potete scegliere, ok? Acquario. Vediamo per l'Acquario.
Acquario c'è una nuova strada, ma attenzione, questa strada vi chiede di cambiare modo di vedere le cose, dovete fare le cose diversamente da quelle che sono state fatte nel passato, ok? E cioè proprio cambierete modo di vedere le cose per portare armonia all'interno di voi, e farete proprio una ricerca che deve essere ponderata, non abbiate fretta, state calmi, non abbiate fretta, perché si aprono proprio in questa armonia che voi portate nella vostra vita delle strade, ok? Quindi andate oltre, e c'è una chiamata, una grande chiamata veramente, che però vi chiede di portare il cuore, ma quel cuore, cari acquari, ha bisogno di essere rimesso un po' a posto. Quel cuore ha sofferto, quel cuore è stato un po' massacrato, ed è giunto il momento che voi vi mettiate in contatto con quel cuore e che rimettiate giù tutte quelle basi, e che portate veramente quel grounding, quel cambiamento delle vostre basi. Smettete di fare le cose come avete sempre fatto fino adesso, è tempo di cambiare modo di agire, ok? Vediamo quali altri messaggi per l'Acquario in questa luna in Leone. Leggerezza, c'è tantissima leggerezza, lasciate andare le cose del passato, tutto quello che vi ha tenuto prigioniero, gli abbattimenti morali, cioè andate su, andate giù, cioè trovate una stabilità, perché c'è proprio una ricerca, c'è proprio una riuscita in questo amore che arriva nella vostra vita, c'è proprio una nuova apertura all'amore nella vostra vita, ed è proprio una cosa che porta, cioè bella, bellissima, anzi, cioè qualcosa di veramente meraviglioso, e c'è propriamente un grandissimo cambio che viene portato da un uomo nella vostra vita. E lasciate perdere i rimpianti, lasciate perdere quello che è stato prima, va tutto lasciato andare affinché voi possiate veramente rigenerarvi, ok? Vediamo Acquario, quali sono gli aiuti per voi. Consu, il dio della luna, guardate, questo è bambino, adulto e giovane, è il grande dio della luna, quindi è il tempo divino, e sono i misteri del sangue, misteri anche della madre, no? La luna, la nostra anima, che ci tornano, quindi connettetevi con questo meraviglioso dio della luna, e lasciate che la luna possa scendere dentro di voi con la sua delicatezza, con la sua fragilità, con le sue emozioni, che le emozioni possono essere ristabilite e ricontattate dentro di voi, ok? E smettete di sentirvi abbandonati, perché nessuno vi abbandona, siete solo voi che vi abbandonate, quindi tornate ad essere in connessione con voi stessi, prendetevi cura di voi, diventate i vostri genitori, abbiate cura di voi stessi, accoglietevi, e nessuno vi potrà più fare del male, fidatevi di voi. Ok, Acquario? Grazie mille, Acquario. E i miei amati pesciolini, le mie pescioline che stanno aspettando le mie previsioni, lo so, per voi. Vediamo un po'. I pesci devono avere il coraggio di affrontare una prova dove è coinvolto un uomo, coinvolto un'energia maschile, quindi questa energia maschile che tanto vi ha dato pena nel passato, invece in questo momento dovete avere il coraggio di andare oltre, di guardarla per quello che è, di non sentirvi più così sottomesse, di non sentirvi più così
ostacolate, mi viene da dirvi, ok? Ma di sentirvi accolte. Proprio questa forza maschile vi apre una nuova strada dove dovete andare a trovare che cosa è la verità, cosa c'è veramente dietro a quello specchio, cosa c'è dentro, e trovare il vostro centro, trovare dove voi avete tutta a disposizione, e a quel punto potete vedere quella forza maschile che è anche la vostra esattamente com'è, e sapete che tutto è assolutamente in balance, ok? E rivedete, tra l'altro riunirete proprio anche quella vostra visione di quello che voi volete manifestare, porterete quel cambio, a quel punto voi sarete nel centro, capirete veramente questa vostra unione tra il maschile e il femminile, queste due parti che possono finalmente guardarsi e dialogare, e anche voi imparerete a dialogare con un maschile, ok? Vediamo quali altri messaggi. Guardate, sarete preoccupati per dei problemi di soldi, ma non angosciatevi troppo sui problemi di soldi, perché tutti questi verranno risolti, ok? C'è proprio una riuscita per voi, che arriva proprio per voi. C'è una persona che vi aiuterà, ed è una persona uomo, che vi darà dei consigli, voi capirete esattamente che cosa vi vuole dire. Forse c'è anche una comunicazione da parte di uno dei vostri datori di lavoro, e lo vedrete sotto un'altra luce, vedrete le sue informazioni in un modo completamente diverso. E non pensate che le persone che incontrate vi devono sempre fare del male, c'è bisogno di fiducia, pesci, vi dovete fidare, è giunto il momento, per cui c'è proprio dovete proprio affrontare come una sfida duale tra mi fido o mi frega. Quindi fidatevi, se vi fidate di voi riuscirete a passare questa sfida. Tutto sta nel fidarvi veramente di voi, di non diventare voi il vostro nemico. Lo vedete negli altri, ma il nemico siete assolutamente voi. Ok? Diamo gli aiuti per i pesci. Sapete, qua in Egitto viene buio presto e il tramonto si sta già formando, e anche per voi vedete l'archetipo dell'acqua, quindi fluite con le vostre emozioni, sono molto importanti le vostre emozioni, fluite con le vostre emozioni, lasciatevi prendere da quelle emozioni che vi fanno tanta paura, che vi sembra di perdervi, vi sembra di non tornare più a galla, vi sembra che vi affogate, invece dovete proprio lasciarvi, come se andaste sott'acqua, vi abbandonaste veramente all'acqua che vi porta sotto, e improvvisamente salite, respirate e vi accorgete che potete tranquillamente respirare. Ah, pesci, 2 carte birbanti. Wow! E le vostre chiavi sono l'amore incondizionato, quindi l'amarvi a prescindere da tutto, va tutto bene così, mi amo a prescindere in quella che sono, e la nuova visione, il terzo occhio, fluisco nelle mie emozioni, vedete, tramite un grande amore che porto dentro di me, e tramite la nuova visione di me stesso posso accettarmi così come sono, posso amarmi così come sono, nulla da fare, tutto è perfetto così. Mi do il tempo di fluire. Grazie mille, grazie di avermi ascoltato, scusatemi per non ho valutato che diventava buio, e spero che la mia voce comunque da maga Circe sia arrivata lo stesso. E grazie veramente a tutti di avermi ascoltato, e buona luna nuova in Leone. Mostratevi e diventate come i leoni, facciamoci vedere quanto siamo belli, quanto siamo meravigliosi e chi siamo. Grazie.